La funzione ImportRange importa un intervallo di celle da un foglio di lavoro specificato. Si tratta di una funzione molto utile quando, ad esempio, si vuole fornire ad un cliente o a un collaboratore un documento da visualizzare che contenga solo quanto necessario e che sia pulito da altre tab, formule e calcoli, ma allo stesso tempo che si aggiorni in automatico quando i dati di origine cambiano. Questo non significa che con ImportRange non si possano effettuare calcoli sui dati. È infatti possibile applicare ad esempio la funzione filter o cercavert. Tuttavia, quello che ti sto condividendo è un metodo, ovvero i calcoli effettuali nel foglio di origine e importa solo l'output desiderato. Questo renderà le formule molto meno complesse e il lavoro molto più semplice. Facciamo un esempio. Ho un foglio di Google con queste due tab che contengono dei report sul traffico mensile di due siti. Al cliente questo foglio risulta complesso da leggere. Vorrebbe tutto su un unico foglio e con i dati aggregati. Inoltre vorrebbe poter aggiungere note e quant'altro che di contro creerebbero fastidio al nostro lavoro. Possiamo creare un'altra tab per lui su questo documento, ma rischieremo che qualcuno accidentalmente comprometta qualche dato o formula o dati nei fogli di partenza. Per questo motivo potremo crearci noi in una nuova tab il risultato del foglio che vogliamo che il cliente visualizzi, comprensivo dei dati di entrambi i siti in modo definito e sommati tra loro. A questo punto possiamo importare queste informazioni così come sono in un nuovo documento, appunto con la funzione ImportRange. La sintassi prevede di inserire come parametri l'URL del foglio di lavoro da cui importare i dati, che è praticamente l'indirizzo web del file di origine, dall'inizio fino ad edit, un punto e virgola, e il nome del foglio seguito dall'intervallo di celle da importare, quest'ultimo separato da un punto esclamativo. La prima volta che il foglio di destinazione importa dati da un nuovo foglio di origine, all'utente viene chiesto di autorizzare l'operazione. È necessario fornire queste autorizzazioni in modo esplicito, ovvero cliccando sulla cella di destinazione e sul relativo bottone Consenti accesso per collegare questi fogli. Ed ecco qua le informazioni strutturate come desiderato. Basterà condividere anche questo file al cliente, che sarà quello che farà fede e che dovrà aprire, e potrà avere visione dei dati sempre aggiornati, potendo inserire a fianco le note che desidera. Questo file è completamente a suo uso e consumo. Una nota. Una volta autorizzato l'accesso, qualsiasi editor del foglio di destinazione potrà utilizzare la funzione ImportRange per importare dati da qualsiasi parte del foglio di lavoro di origine. L'accesso ad utilizzare dati da importare rimane finché l'utente da cui è stato autorizzato non viene rimosso dal foglio di origine. Spero che questo video ti sia piaciuto e che l'approccio mostrato possa esserti utile con le tue attività. Lasciami un commento per qualsiasi dubbio, curiosità o suggerimento sulle formule dei fogli di Google e ci vediamo al prossimo video. Ciao!